abbiamo veramente bisogno di danza nella nostra società. Chiediamoci dove è nata la danza, quando è nata la danza. Ecco, secondo me la danza è nata quando noi eravamo scimmie, scese ed evolute piano piano per diventare predatori. Pensiamo in questo momento l'essere umano, dopo la caccia, si riuniva attorno al fuoco, iniziava a raccontare storie, iniziava a avere necessità di esprimere devozione all'universo e vedeva che le cose che lui uccideva scomparivano. Ha iniziato a dare un senso a queste cose, a popolare un mondo invisibile, un mondo che non si vedeva. Questa devozione era espressa tramite il suono dei tamburi e tramite la danza. La danza nasce in questo modo, nasce come esigenza profonda dell'essere umano di connettersi con qualcosa di molto più grande di lui, qualcosa in cui trovava conforto. Ecco, il conforto del sacro e anche un po' il senso di angoscia, di misticismo, di terrore e paura connesso con il sacro. Questa è la danza. Io credo che oggi abbiamo bisogno di danza, perché abbiamo bisogno di rincontrare il sacro, abbiamo bisogno di tornare alla nostra essenza, abbiamo bisogno di risentire una connessione con qualcosa che ci dà un senso, che ci dà un posto, che ci dica perché per noi è importante avere cura del nostro paesaggio, perché è importante per noi avere cura, per esempio, dell'inquinamento, del cambiamento climatico. Abbiamo bisogno di entrare nelle cose, abbiamo bisogno di scoprire la bellezza delle cose, e la bellezza non è solamente qualcosa di legato al nostro canone di bellezza, come il corpo perfetto e scolpito di un danzatore di danza classica. Possiamo trovare bellezza anche nelle imperfezioni. In questo la filosofia giapponese ci aiuta molto. Possiamo ritrovare la bellezza anche nella storpietà di alcune cose, nella caducità delle cose. Pensiamo a quanto belli sono i colori dell'autunno, a quanto maestosi sono gli alberi anche quando hanno perso le loro foglie. Ecco, tornare a stupirci di questo. Questo è uno dei motivi per cui vale la pena ballare oggi. La danza, e la danza butto in particolare, mi ha insegnato che noi non dobbiamo danzare, non possiamo danzare solo per essere esseri umani. Siamo in grado di connetterci con una nuvola, addirittura connetterci con un pixel, con un computer che non funziona più, con la stampante che si inceppa. E tutto questo è natura. Noi stessi siamo parte della natura, delle volte ce lo dimentichiamo, ma siamo granelli di sabbia all'interno di qualcosa di molto più grande di noi. Ecco che la danza e la danza butto ci insegna ad andare oltre a quella che è una dimensione umana. E qui entra in gioco anche la mia ricerca per una danza non violenta. Ecco, io credo che il nostro linguaggio oggi sia molto violento, perché ci pone al centro delle cose. Anche se abbiamo scalato la gerarchia all'interno del nostro pianeta, rimaniamo sempre molto piccoli. È importante con la danza ricordarci che siamo piccoli, che dobbiamo portare rispetto, perché ci sono cose molto più grandi di noi che esistono da molto più tempo di noi. La mia danza appunto si sviluppa anche con un messaggio non violento rispetto a quella che è la libertà di espressione. Io quando danzo non mi sento mai vestito da donna oppure vestito da uomo, non mi sento maschio e femmina, non ne ho la necessità, anzi sento che queste sono categorie umane che sono molto piccole rispetto alle potenzialità di espressione che ha l'universo in sé, non solo il genere umano. Ecco, per me oggi ha senso parlare di una danza non violenta, ha senso parlare di qualcosa che va molto al di là della centralità dell'essere umano. Basta antropocentrismo, dobbiamo tornare a essere più ecocentrici. Tutto è in trasformazione e quindi vita e morte sono parole che devono danzare. Noi dobbiamo imparare a danzare la vita e la morte, perché sono solo due punti e mi piace pensarli come qualcosa di molto più esteso. Pause
momenti di pausa e silenzio e momenti di musica, di note. Anzi, la musica proprio ci insegna che tra le note e le pause respira l'esistenza. Ecco, questo è il messaggio di Fuya, e quando appunto io insegno il corpo alchemico non è altro che la sublimazione di tutte le qualità del nostro organismo. Corpo fisico, emotivo, spirituale e remoto non sono altro che occasioni di focalizzarci su un aspetto del nostro organismo piuttosto che un altro, quindi sulla sua materialità, sulla nostra dimensione di cellule, sulla nostra pelle, il corpo fisico, sulla nostra capacità di provare emozioni, di condividere sentimenti e di provare empatia a livello umano. Questo è il corpo emotivo. La possibilità addirittura di astrarci da ciò che è umano non è, e quindi la possibilità di diventare alberi, di respirare come respira la terra, senza inserire emozioni umane, ma proprio cercando di cambiare, di uscire dalla nostra pelle e di entrare in un mondo che non è più una dimensione meramente umana. Ecco, questa è la danza del corpo spirituale. Poi addirittura arrivare a respirare ciò che non esiste ancora, che non è mai esistito, che non ha mai avuto la possibilità di inverarsi. Ecco, anche questo oltrepassa il concetto di morte. Per me è il corpo remoto. Giocare con tutti questi elementi, quindi nel momento della danza passare da una qualità all'altra del nostro organismo, della nostra capacità umana, giocare con le nostre qualità di entrare in relazioni con le cose, questo è il corpo alchemico. Requiem per me è un'occasione di fare un punto di quello che per me è stata la danza finora, e di fare un punto rispetto a quello che vorrò fare in futuro. Tutto è cominciato quando nel 2004 ho trovato un libro mentre ero in biblioteca. Avevo 14 anni e avevo sete di qualcosa. Ho trovato Shobogenzo e questo libro per me è stato l'inizio di tutto. Ho conosciuto la danza Butto perché mi è stata suggerita. Il primo corso, il primo incontro che ho fatto con la danza Butto è stato con il mio maestro Tsushita Kinuchi mentre era a Venezia, e la prima cosa che ho provato quando sono entrato in questa stanza e ho fatto il mio primo workshop è stato: ok, adesso io mi sento a casa. Requiem non è pensata per essere la performance da palco, semplicemente solo da portare in tour. Per me è una performance che nasce per seguirmi nel corso della vita, in tutta l'evoluzione. So che inizierò a danzarla il 20 febbraio 2020, ma che non finirò mai di danzarla. È una performance che ci avvicina alla riflessione sulla morte. Come dice Kazuo Ono, noi portiamo la morte con noi. La nostra vita esiste grazie alla moltitudine di morti che noi ci portiamo dietro, e anche alle cose che non hanno potuto inverarsi prima di noi. Quindi noi abbiamo una sorta di responsabilità, ci insegna la danza Butto, una responsabilità rispetto a ciò che non esiste, a ciò che non è potuto esistere. Kazuo Ono diceva: danziamo per tutti quegli spermatozoi che non si sono inverati, ma che hanno con il loro viaggio hanno portato noi a inverarci.